Come si può essere davvero felici? Se già mi conosci, sai che credo fermamente che i videogiochi abbiano veramente tanto da offrire. In tutti i videogames si possono trovare spunti per riflettere su qualcosa, un dettaglio che ti porta alla mente un ricordo importante, una conversazione con un NPC, qualche frase che ti apre la mente o dei concetti che il gioco ti trasmette. Un titolo che mi ha trasmesso molto e mi ha fatto molto riflettere soprattutto sul concetto di felicità è We Happy Few. Questo videogame è ambientato in un mondo in cui le persone devono prendere delle pillole di gioia per dimenticare gli eventi del passato, oppure decidere di non prenderle, ma venire rifiutati e allontanati dalla società per la paura di farsi contagiare dalla loro angoscia e dalla loro tristezza. We Happy Few fa davvero riflettere sul concetto di felicità, di sentirsi davvero felici e non semplicemente di fingerlo oppure di sopprimere la tristezza, come egregiamente fanno le pillole di gioia. Partiamo da un punto importante. A chi è diretto questo video? Questi consigli ti possono aiutare se sei in un periodo della tua vita in cui ti senti un po' giù di morale, se ti sembra che manchi qualcosa o se hai l'impressione che sia tutto un po' più grigio. Insomma, se spesso non ti senti davvero felice. Se invece sei sempre felice e ti senti triste una volta al mese, paziente, è normale. Fatta questa premessa, partiamo con i 3 passi per trovare davvero la tua felicità. Primo passo, butta le pillole di gioia. Se hai giocato a We Happy Few, hai sicuramente notato che la felicità delle persone che prendono le pillole di gioia non è una felicità proprio autentica, ma è una maschera, fragile, pronta a spezzarsi al primo brutto ricordo. Puoi notarlo già all'inizio del gioco, quando tu, Arthur, stai facendo il tuo lavoro come sempre e a un certo punto ti imbatti in un tuo brutto ricordo del passato. Un ricordo triste che le pillole di gioia che hai preso fino a quel momento avevano soppresso. E adesso ti ritrovi a scegliere se prendere un'altra pillola di gioia e sopprimere di nuovo quel ricordo, oppure evitare di prenderla e imparare ad affrontarlo. Se prendi la pillola di gioia, il gioco finisce. Eh sì, se vuoi continuare a sopprimere la tristezza ed evitare di affrontarla, non c'è niente da fare, la tua situazione rimarrà questa e morta lì. Diciamo che vivendo in una società relativamente sicura, senza più la necessità di combattere per la sopravvivenza, siamo diventati un po' meno resilienti, un po' meno abituati a sopportare i disagi. Infatti c'è la pillola per il mal di testa, quella per il mal di pancia, il caffè per toglierti il sonno, il calmante per rilassarti la sera e aiutarti a dormire, eccetera eccetera. E così siamo abituati a sopprimere anche i problemi interni e magari cercare di tappare i buchi emotivi con alcol, droghe, cibo, shopping compulsivo e molto altro. Questo abbiamo potuto notarlo durante l'ultima quarantena, quando le persone si sono ritrovate da sole con se stesse. Senza più il lavoro, il traffico, i vari impegni quotidiani, le commissioni, ci siamo ritrovati nel silenzio, ad ascoltare noi e i nostri pensieri. Alcuni lo hanno apprezzato molto, mentre altri lo hanno trovato una tortura. Give me my joy! Why won't you give me my joy? Il problema delle pseudo-soluzioni di cui parlavamo prima è lo stesso delle pillole di gioia. Subito ti senti da Dio, poi la sensazione inizia a smorzarsi e pian piano scompare. E quando sarà svanita del tutto, ti ritroverai a affrontare tutto quello che avevi cercato di reprimere, ma lo affronterai tutto insieme. Già, non è un granché. E questo è proprio il momento in cui in We Happy Few ti prendono e ti sbattono nel Garden District, cercando di dimenticarsi di te. Quindi il primo passo per trovare la tua vera felicità è un po' controintuitivo. Smetti di reprimere i tuoi sentimenti negativi e smetti di far finta di non vedere i tuoi problemi e invece inizia ad affrontarli. E ora arriviamo al secondo step. Lo zio Jack, la voce che dà i consigli ai cittadini, spinge molto su questo punto. Fai pace con il tuo passato. Beh, nel gioco si cerca più di sopprimerlo, ma insomma, lo zio Jack dà comunque consigli molto utili. Uno di questi è: il passato è passato. Nessuno è sempre perfetto. Se passiamo tutto il tempo a preoccuparci di quello che abbiamo fatto, non ci godremo mai la giornata. Ed è proprio così. Noi non abbiamo potere sul nostro passato, quindi stare lì a rimuginarci sopra non è di nessuna utilità. Questo non farà altro che farti sfuggire il presente. Quindi perdona te stesso e fai pace con il tuo passato. Se hai la tendenza a continuare a ripeterti delle frasi tipo «se solo fosse andata diversamente», «ma che sfiga che ho avuto», «vorrei cambiare tutto», converrai con me che questo atteggiamento non ha grande utilità. Insomma, per quanto puoi sperarci, il tuo passato non può cambiare. Non puoi farci nulla, se non imparare dai tuoi errori. Pensa a tutto questo come le quest di un videogame. Quando hai completato una missione, non è che stai lì a continuare a vedere che cosa hai fatto,
L'hai semplicemente fatta e nel tuo diario missioni infatti la vedrai oscurata, oppure spostata in basso, oppure messa in un'altra categoria. Questo ti permette di non incasinarti tutto il diario e soprattutto di avere chiaro che cosa ti resta da fare. E così deve essere anche il tuo passato, una specie di banca dati, uno storico di esperienze, sia positive che negative. Quindi smetti di focalizzarti sui tuoi pensieri negativi e inizia ad accettare i tuoi errori passati e imparare. Questo è un passo assolutamente necessario perché tu possa iniziare a vivere il tuo presente e non semplicemente vedertelo sfuggire tra le mani. Combatti i tuoi incubi, imparando a dedicare attenzione ai tuoi sogni. Madonna, che poetica che sono! Mua! Seriamente, prendi del tempo per pensare anche al tuo futuro, ai tuoi sogni, a cosa vorresti fare e a come vorresti vivere. Prenditi del tempo e degli spazi, solo per te, per fare pratica nel pensare positivo e magari imparare anche a rivedere gli eventi negativi in chiave positiva. I've never noticed all the colours. Is this heaven? Life's so short, you know? Questo ti avvicina all'ultimo passo, quello che tutti desiderano, ossia costruire la tua vita come tu la desideri. Allora, tutto parte dalla testa. Quindi, se vuoi che qualcosa diventi reale, devi pensare che sia possibile. Se parti con l'atteggiamento del "nah, impossibile", allora sarà molto improbabile che tu riesca a realizzarlo. Quindi, rendi reale il tuo ideale di vita prima nella tua testa. Bene, non ti resta altro che immaginare quello che vuoi costruire. Per sapere cosa andare a costruire, insomma. Quindi, partiamo con un po' di domande esistenziali. Qual è la tua giornata tipo? Che cosa ti piace fare? Che cosa non ti piace fare? Qual è il tuo sogno? Cosa faresti se potessi fare tutto senza limitazioni? Se avessi 1 milione di euro da spendere per forza, come li spenderesti? Qual è la prima cosa che vorresti fare al mattino appena sveglio? Dove e come vorresti trascorrere il tuo tempo? Immagina la tua vita come se non fosse più perfezionabile. Che cosa c'è di diverso rispetto ad adesso? Ecco, queste sono delle domande da cui dovresti partire per capire come vorresti vivere. Inizia a scrivere tutto ciò che ti viene in mente. Quali sono le tue passioni, i tuoi interessi, i tuoi obiettivi, quello che vorresti fare prima di morire, quello che vorresti realizzare a lungo termine, ma anche entro un mese, e quello che vorresti abituarti a fare tutti i giorni. Se hai bisogno di qualche consiglio in più su come trovare quello che vorresti fare nella tua vita, ti ricordo che puoi scaricare, gratis e subito, il manuale Open World per trovare la tua quest nella vita. Ti lascio il link in descrizione. Tornando a noi, una volta che hai capito cosa vorresti fare nella tua vita, puoi fare varie cose. Se sei un po' ossessivo, puoi impostare una routine precisa e ordinata. Mentre se sei un po' più uno spirito libero, puoi muoverti un po' più a cuore, o magari anche mixare le due cose. L'importante è che tu scelga sempre un percorso in linea con i tuoi valori e i tuoi ideali. Cosa ovviamente molto soggettiva, come hai anche potuto notare da We Happy Few se hai giocato, oltre che la storia di Arthur, anche quella di Sally e di Holly. Ognuno ha modi completamente diversi di affrontare le cose, anche a seconda dei propri obiettivi, ma ognuno, con i propri tempi e con i propri modi, arriva a combinare qualcosa di buono. Capisco che non tutto possa essere compatibile con la tua attuale vita. Capisco che se fai il panettiere e ti alzi alle 4 di mattina e vorresti iniziare la tua giornata cantando a squarciagola, questa cosa non si concili molto con quello che devi fare. Capisco anche che se fai il cameriere, la cosa è poco conciliabile con l'alzarsi presto la mattina. Lo capisco, nella mia vita ho fatto tanti lavori. Beh, non il panettiere, ma la cameriera sì. Quindi ti posso assicurare per esperienza diretta che scendendo un po' a compromessi, la maggior parte delle cose che vorresti fare in futuro hai già la possibilità di farle ora. Insomma, non siamo abitanti di Wellington Wills, abbiamo una certa libertà. E quindi, con un po' di organizzazione e magari con un po' di pensiero creativo, si può fare tutto. Comunque, gran parte dei cambiamenti della tua vita iniziano con piccoli passi e richiedono del tempo. Anche la ricerca della felicità, che è un argomento leggendario, è difficile da raggiungere immediatamente. Richiede del tempo e del lavoro su se stessi, quindi rilassati e non avere fretta. Ricorda i 3 passi di cui abbiamo parlato oggi per raggiungere la tua vera felicità, ossia buttare le pillole di gioia, fare pace con il tuo passato e costruire una vita come davvero la desideri. Spero di essere riuscita a darti dei consigli utili. Se vuoi conoscermi meglio o se vuoi rimanere in contatto con me, ti lascio in descrizione il link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.